di sicurezza molto specifico. La sicurezza del subconscio. Stiamo parlando di sogni. Oltre ad essere un thriller rompicapo, Inception, ultima fatica di Christopher Nolan, è un raffinatissimo esempio di blockbuster capace di unire ad una messa in scena mai banale una regia altrettanto sofisticata. Il film è un articolatissimo puzzle in cui lo spettatore meno attento può rischiare di perdersi più e più volte. Noi creiamo il mondo del sogno. Portiamo il soggetto dentro quel sogno e lui lo riempie con i suoi segreti. Poi vi infiltrate e li rubate. Beh, non è strettamente legale. Ma in questo stanno anche la sua magia e il suo fascino, nella costruzione, disfacimento e successiva ricostruzione di mondi incastrati gli uni negli altri, sogni strutturati e divisi su più livelli in cui i personaggi della storia si muovono alla disperata ricerca della soluzione che li renderà liberi. Forse so come tornare a casa. There's an extraordinary architecture created for the movie, 5 levels of consciousness between dream and reality. From which part of this architecture you've chosen to start, and did you find it a hard work? How did you work on it? I spent a long time writing the script. I mean, really, it took me about 10 years to finish it. It took me a lot longer to figure out how to combine a journey through that architecture with an emotional journey for the characters. And that's really what needed to happen to finish the film, is to fuse the human story of what the characters are going through and the ways in which the geography of the world, the architecture of the world, reveals those things and shows the audience those things. Tu crei il mondo del sogno. Noi portiamo il soggetto dentro quel sogno e lui lo riempie con il suo subconscio. Ma come faccio ad acquisire abbastanza dettagli per fargli credere che sia la realtà? I sogni sembrano reali finché ci siamo dentro, non ti pare? Solo quando ci svegliamo ci rendiamo conto che c'era qualcosa di strano. Voglio farti una domanda. Tu non ricordi mai esattamente l'inizio di un sogno, vero? Ti ritrovi sempre in mezzo a quello che sta succedendo? Credo, sì. Allora, come siamo arrivati qui? Beh, siamo venuti prima. Pensaci, Arianna, come sei arrivata qui? Dove sei in questo momento? Stiamo sognando. In questo momento sei nel centro dello studio, stai dormendo e questa è la tua prima lezione di sogno condiviso. Stai calma. When a filmmaker makes big blockbusters, there are more expectations, bigger expectations, and more pressure. Did you feel the pressure during the creative process, and how this does affect your work? I think that the pressure you feel on a large film is to speak to a wide audience, and I think that pressure is appropriate, and I think it makes you really focus on what's important to you. So I think it improves the work to feel that pressure. We were given a lot of trust and a lot of freedom by the studio, by Warner Brothers. I always have viewed Inception as an entertainment, as a film for a wide audience. And so it was very important to me that the film did connect with a wide audience, that a lot of people, could enjoy it and understand it and be made to feel something by it. Ti ho portato questi da dare ai bambini quando ne hai l'occasione. Non basta un animale di peluche ogni tanto per convincere quei bambini che hanno ancora un padre. Sto facendo quello che so fare, quello che mi ha insegnato. Non ti ho mai insegnato a fare il ladro. No, mi ha insegnato a navigare nella mente delle persone, ma dopo quello che è successo non c'erano molti modi legali per usare questa abilità. Leonardo DiCaprio è Don Cobb, un ladro un po' particolare. Egli è il più abile nell'arte dell'estrazione, che consiste nel rubare segreti del subconscio durante lo stato onirico, quando la mente è più vulnerabile. Cobb è ricercato, ma un ultimo lavoro potrebbe aiutarlo a salvarsi, ma stavolta l'obiettivo non è rubare un'idea, bensì impiantarne una. There are big numbers in Inception, 6 different countries, a great international cast, loads of sets. What does it mean write, direct and produce a movie like this? Well, I think I've been very fortunate to have made some large-scale films in the past that we were able to develop a technique, partly by working with a lot of the same people, the same team, time after time. We were able to find a way to make a large-scale film, retain some of the spontaneity, a lot of the creativity that we had on smaller films. And that's something that's been very important to me and very important to me enjoying the process. I think Inception was in a lot of ways one of the smoothest productions that we've done. We did shoot
all over the world, and we tried some very complicated things, and most of them worked, and that was very gratifying. May we make a comparison between the process of creating a world inside a dream and the process of making a movie? I think now that I look back at the film, I think it's clear to me that it is a lot about filmmaking. It's a lot about the filmmaking process, and the reason for that is that when I tried to write the process by which these characters would create an alternate reality for another person, the process I know for creating an alternate reality is filmmaking. I mean, that is what we're doing for an audience. We're really trying to create a world that they can escape to for a couple of hours. And so there are a lot of similarities. Ultimately, you do write what you know, and something that seems credible and meaningful to you, and for me that was the filmmaking process. Non devi aver paura di sognare con un'arma più grossa.